Buongiorno Angela, siamo delle studentesse di Scienze Gastronomiche Mediterranee. Siamo qui per farle alcune domande sulla sua attività e su come rispetta lo stile di vita della dieta mediterranea. Raccontaci un po' di te. Chi è Angela Gargiulo? Salve, sono Angela Gargiulo, sono una ristoratrice napoletana. Questa mia avventura nacque 15 anni fa per gioco, perché due miei amici una sera mi chiamarono e mi chiesero se volessi partecipare in un'associazione per diventare cuoca e socia di questo gruppo di ristoratori. Io accettai subito. Poi dopo un anno questi due miei amici pensarono di ritirarsi perché era diventata troppo pesante l'impegno lavorativo più della ristorazione, quindi non ce la fecero. Invece io pensai di lasciare la ceramica e di continuare la ristorazione. Nel frattempo, il localino che facevo questa attività diventava piccolino, diventava sempre più piccino e quindi dovetti mettermi alla ricerca di un nuovo locale. E la fortuna volle che proprio di fronte a questo locale si liberarono due bassi. Quindi immediatamente feci il contratto e così incominciai i lavori. Più o meno ho cercato di farlo come se fosse una casa. Ho creato dei punti del ristorante che danno quella sensazione di accoglienza. Perché hai scelto di aprire un ristorante gestito esclusivamente da donne? La cosa è capitata per caso, però sicuramente perché casa mia, casa di mia nonna soprattutto, eravamo in cucina tutte donne. Domenica quando andavo a fare la spesa con mia nonna, eravamo io e le mie cugine, quindi è sempre stato un luogo di donne e quindi ho voluto riprodurre la stessa sensazione di casa di mia nonna nel mio ristorante. Il nome Trattoria di Conversazione. Da cosa nasce? Il nome nasce per caso perché l'insegna l'ho dipinta io all'esterno e mentre dipingevo l'insegna mi è venuta quest'idea di conversazione. E poi a me non piace che a tavola ci sia il telefonino, che ci sia... La tavola per me rappresenta un luogo di conversazione dove Questo, una famiglia si ritrova e questo è anche uno dei punti che rappresenta la dieta mediterranea. questo sì, è anche un punto della dieta mia, anche l'alimentazione che io faccio, la cucina che ho scelto è rappresentata molto mi rappresenta molto come dieta mediterranea. E i prodotti, la verdura, il pesce, la carne, sono tutti prodotti del nostro territorio. E perché hai scelto di focalizzarti sulla cucina tradizionale napoletana? E la cucina napoletana è molto ricca, è ricca sia la cucina, il cibo, il territorio, quindi ti dà una possibilità anche di inventare delle ricette. Infatti nel mio ristorante ci sono molte ricette inventate da me, come pasta cece e baccalà, lo spaghetto alici, limone e romano, fanno parte proprio dell'alimentazione della dieta mediterranea. Osservando il tuo menù abbiamo notato, come tu hai citato, il piatto pasta mista con ceci e baccalà. Cosa ti ha spinto a creare questo piatto? Ho cercato di mettere proprio tutti gli elementi della dieta mediterranea, i legumi, il pesce, la pasta e quindi ho formato un piatto tipico sia del territorio che della dieta mediterranea. La mediterranea ci aiuta a fare un'alimentazione sana, a farci vivere meglio. I legumi, il baccalà, la pasta di grano italiano. Noi facciamo una scelta proprio anche della scelta della qualità di tutti i prodotti, sia campani che italiani. Cerchiamo di tenere solo il baccalà, alla fine è un prodotto del mare della Norvegia, quindi, ma da secoli arriva nel nostro territorio. Quale pezzo di baccalà hai deciso di trattare? Il filetto di baccalà, il mussillo, i pezzi che io preferisco perché
Napoli è il pezzo quello più, diciamo, più importante, che dà più soddisfazione nella cottura e anche quando si mangia, proprio il mussillo, un pezzo di baccalà alto, corposo, quindi quando uno va a preparare una ricetta, il piatto riesce meglio. Perché il tuo baccalà dovrebbe essere migliore degli altri? Ho fatto una scelta di baccalà, della qualità del baccalà. Il mio baccalà è un prodotto dell'MSC, che è una filiale che passa tutta una filiale di qualità del baccalà, sia come viene pescato, sia come viene conservato e sia come viene poi arriva nel nostro paese. Poi la cucina della Buatta è riconosciuta anche in Giappone. Abbiamo avuto dei giapponesi che hanno apprezzato molto la nostra cucina, il baccalà, la genovese, e quindi hanno deciso di portarla anche in Giappone. E quindi oggi nei supermercati giapponesi troviamo anche la ricetta della Buatta della genovese. Angela, conosci la storia di come il baccalà arriva a Napoli? Allora, il baccalà arriva prima in Italia grazie a un navigatore che durante la navigazione verso la Norvegia ebbe un naufragio e quindi andò a finire sulle terre della Norvegia e quindi scoprì questo cibo di quel territorio e capì che poteva fare un commercio e portò in Italia questo, sia il baccalà che lo stoccafisso. La differenza tra i due prodotti è che il metodo di preparazione, lo stoccafisso viene essiccato all'aria aperta e invece il baccalà viene messo sotto sale. E quindi lui trovava comodo l'esportazione dalla Norvegia in Italia questo prodotto. E quindi quando arrivò in Italia, arrivò prima nelle terre di Venezia e di Genova, immediatamente venne usato nei piatti di queste regioni e quindi si diffonde in tutta Italia e ogni regione si inventa la sua ricetta, come per esempio in Campania cucinato sarebbe il baccalà più che lo stoccafisso, perché il baccalà viene preparato in cassuola, fritto e quindi nella nostra cucina viene più apprezzato il baccalà. Poi si diffonde molto nei paesi sommi-vesuviani, anche perché quella è una zona che avviene uno scambio dalla Norvegia direttamente in quel paese di somma vesuviana. E poi ebbe anche molto successo nel periodo della peste, che non c'era una mancanza di carne e quindi fu usato il baccalà come alimentazione e anche per un fatto anche religioso. Questo pesce che poi è un merluzzo dei mari dell'oceano e non viene sacrificato niente di questo pesce, dalla testa alla coda. Anche la lingua è molto mangiata nella Norvegia. Invece la coda viene mangiata nei paesi della Grecia e invece noi usiamo molto il baccalà come pezzo centrale, la gobba del pesce. Il baccalà prima veniva mangiato come pasto del digiuno nel venerdì santo. Quanti sono quelli che venerdì ordinano il baccalà, soprattutto durante il periodo della Quaresima? Oggi il baccalà non si usa più solo nel periodo della Quaresima, viene usato tutto l'anno, non c'ha dei periodi come veniva usato una volta nel periodo della Quaresima perché non si mangiava carne e quindi oppure nel periodo quando c'era molta povertà nel nostro paese e veniva sostituito dal baccalà perché era un cibo per i poveri, anche per i contadini che non avevano la possibilità magari di stare vicino alle coste e quindi non avevano pesce fresco e usavano pesce sotto sale. Oggi molte persone 3-4 volte a settimana mangiano il baccalà perché è un pesce che è pieno di omega 3
e quindi nell'alimentazione anche chi fa una dieta prende il baccalà. E poi ci sono tante ricette come io qua che ho messo una pagina di baccalà proprio perché le persone lo mangiano accompagnato con la verdura, con i pomodorini, viene fatto in diverse ricette. Angela, dato che troviamo il baccalà tutto l'anno, rispetti la stagionalità anche negli altri piatti della tua cucina? Sì, cerco di rispettare soprattutto con le verdure, con le verdure, anche con la carne, però più che altro con un'alimentazione mediterranea, perché oggi fortunatamente abbiamo verdure quasi tutto l'anno, però una parte viene tolta perché non si trova proprio, come per esempio i farielli, le melenzane, una parte viene sostituita con altre verdure di stagione. Entrando nel tuo ristorante abbiamo notato una forte presenza di vino. Quale vino abbinderesti al baccalà? Allora, qua ci sono molti vini da abbinare al baccalà, dipende come la preparazione del baccalà. Se è un baccalà che è molto lavorato con pomodorini e ha una preparazione più lunga, io ci abbinerei un vino rosso, come per esempio il Piedirosso, oppure anche un Aglianico, però con un poco più leggero. Invece, se è un baccalà in bianco, tipo come se fosse un baccalà arrostito oppure un baccalà lesso, abbinerei un vino bianco, un Fiano, una Falanghina, anche un Greco. Invece del piatto di pasta che abbiamo menzionato prima? La pasta e ceci, un rosato, un bel rosato della zona amalfitana. In conclusione, il baccalà proviene dalle acque della Norvegia ed è utilizzato ampiamente nella cucina mediterranea, rappresentando simbolicamente un dono culinario offerto nelle mani sapienti dei nostri antenati, diventando così un ingrediente popolare per osservare l'astinenza religiosa e come sostituto del pesce fresco in località lontane dal mare. La dieta mediterranea è un modello alimentare ispirato alle abitudini alimentari tradizionali delle popolazioni dei paesi del bacino del Mediterraneo. Quindi cosa rappresenta per te la dieta mediterranea? La dieta mediterranea rappresenta principalmente la qualità del cibo, la stagionatura, il tipo di vita che uno cerca di fare il meglio possibile, anche con uno sport, anche la tavola, condividere un cibo con altre persone, anche un bicchiere di vino, rappresenta una dieta mediterranea. Grazie Angela per averci ospitato nel tuo ristorante, ci siamo sentiti a casa. Grazie a voi che siete venuti qua a casa mia.